Ciao a tutti amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, sono Angela e questo è Exoteric ed è così che mi trovate sui social. Come andrà la vostra settimana? Andremo a scoprirlo con l'oroscopo settimanale dall'1 al 7 giugno. E prima di iniziare, ovviamente vi ricordo che questa è una lettura generica, quindi prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete, per avere ulteriori informazioni, potete integrarlo col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso siamo pronti per partire. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, quindi proprio come andrà la vostra settimana, e poi ci addentriamo con la lettura, vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la Volpe. Può essere un po' difficile, soprattutto all'inizio, cercare di gestire le varie situazioni perché, c'è, frenesia, c'è fretta, c'è voglia di concludere alcune cose ed ecco che la Volpe è una specie di avvertimento. Bisogna adottare delle strategie per poter svolgere le cose al meglio, proprio per non disperdere, le nostre azioni e quindi trovarci a fare 1000 cose contemporaneamente non va bene. Altre cose che bisogna attenzionare, magari degli equivoci o delle incomprensioni, un qualcosa che se sentiamo già magari non essere giuste, adatte a noi, o magari, delle persone che si comportano in modo strano. Ecco, queste sono tutte cose che devono essere attenzionate. Ribadisco questo concetto perché essendoci la carta della luna ci mette nelle condizioni purtroppo di subire delle influenze esterne, cose che non dipendono da noi, oppure il nostro umore potrebbe essere abbastanza altalenante, quindi rischiare tensioni, rischiare di rimanere un po' impantanati su alcune cose. Ecco perché sarà importantissimo proprio all'inizio della settimana cercare, come abbiamo visto, di adottare delle strategie. Potete recuperare dopo questa fase un po' ambigua, un po' strana, con l'ultima parte della settimana e infatti l'uomo o il gentiluomo è un'energia di coraggio, di determinazione, di lucidità e quindi di prendere il controllo di voi stessi, sia a livello emotivo sia anche delle questioni più pratiche. Potrebbe esserci anche una figura maschile effettivamente che è in grado di sostenervi e di aiutarvi. E adesso procediamo con gli altri ambiti, ricordandovi che i segni con i quali avrete particolare, dovete osservare in modo particolare, sono i segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, e abbiamo un pochettino quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore e coppia single, ovviamente ricordo che potete ascoltare questa parte anche se non siete interessati oppure volete sapere delle informazioni riguardo amicizia e famiglia. A proposito di tensioni, di difficoltà, effettivamente sia la ninfea sia la ginestra ci fanno capire che possono esserci un po' di dubbi, di diffidenza, di sospetti, a volte anche magari intromissione, gelosia da parte di qualcuno, magari delle piccole delusioni, proprio perché c'è incomprensione o c'è qualcosa che non procede esattamente per il verso giusto. Possono essere cose di passaggio, e quindi magari cercare di fare attenzione anche a quello che diciamo, a quello che comunichiamo, a volte anche le cose, non dette in qualche modo, possono dare un po' fastidio. Però le cose si possono risolvere. Infatti vediamo queste energie abbastanza altalenanti, infatti il consiglio principale è proprio quello di valutare prima di tutto il perché
ci troviamo in tensione, magari abbiamo delle cose strettamente personali che ci provocano questa altalenanza proprio dentro di noi e che si riflette automaticamente nella coppia. L'altra persona potrebbe non capire il perché e il per come di alcune cose che diciamo, che facciamo, che desideriamo. Quindi ecco che bisogna prendere subito il controllo di alcune situazioni. Questo vale anche nelle relazioni più importanti e poi soprattutto per i single. Se state frequentando una persona, magari non o non fa il caso vostro, oppure ci sono dei pregressi, che vi hanno distaccato, allontanato, oppure, delle cose che arrivano, nella fase di conoscenza a dare un po' di dubbi, un po' di incertezze sul percorso futuro. Se non c'è proprio nessuno, effettivamente possono indicare un po' di insoddisfazione. C'è qualcosa che può arrivare come un nuovo coinvolgimento, una nuova passione, però potrebbe essere abbastanza fugace e passeggera, ma questo poi si vedrà successivamente. La cosa principale che loro vedono è che c'è questa nuova attrazione, possibile nuova conoscenza o anche di una persona che abbiamo già conosciuto e magari la riscopriamo in un modo totalmente diverso. Poi adesso vediamo la parte del lavoro e delle finanze. Queste carte indicano, appunto, come vi dicevo sin dall'inizio, magari delle persone da attenzionare, però ricordo che questa va presa un po' come con le pinze, il significato di questa carta, perché a dover di cronaca ovviamente ha a che fare con l'inganno, con una possibile truffa, un furto, oppure con incomprensioni, dei litigi, delle discussioni, delle cose che magari semplicemente hanno a che fare con delle divergenze o prendersi un impegno, non riuscire a rispettarlo, quindi spero che sia ovviamente più blando possibile il significato. Però come vediamo le cose poi vanno a tranquillizzarsi, quindi o abbiamo la possibilità di disinnescare subito certe situazioni, oppure siamo in grado di lasciarle andare e concentrarci sulle cose più importanti, stabilizzare quello che abbiamo a disposizione, ritrovare l'equilibrio, ritrovare la determinazione, una nuova energia molto più positiva, molto più costruttiva, e questo vale un po' per tutto, sia chi ha il lavoro, sia magari chi ha qualche situazione difficile e complessa, perché vanno proprio a essere stabilizzati quei problemucci, quelle situazioni un po' fastidiose, perché alla ricerca effettivamente queste possono indicare qualcuno, diciamo una persona, una situazione che state vivendo, se non proprio facile da gestire nella vostra ricerca, però almeno si aprono nuove possibilità, sia di qualcuno che vi può aiutare, sia magari a, come vi dicevo, a riprendere il controllo forse sui vostri stessi sogni, desideri, su alcune cose che volete realizzare, però dovete fare attenzione proprio alla dispersione di energia, soprattutto a livello interiore, perché bisogna fare chiarezza nel vostro percorso, nella vostra ricerca, perché altrimenti poi appunto ci si perde tra varie 1000 sogni, 1000 opportunità e desideri da realizzare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!